Benvenuti, anime sensibili e cercatori di verità nascoste, nel rifugio che avete scelto quando le maschere cadono e i cuori parlano senza filtri. Benvenuti ancora una volta nella casa di Celebrita dalla Turchia. Oggi il cielo dello spettacolo ha il colore del piombo, e la luce che di solito accende i nostri racconti sembra essersi spenta di colpo. Ci siamo svegliati con una notizia che ha fatto tremare i corridoi della cronaca rosa come sotto un terremoto emotivo, lasciando migliaia di fan senza fiato, con il groppo alla gola e le dita che scorrono nervose sui social alla ricerca di una smentita. Per settimane, i corridoi del gossip sono stati attraversati da correnti fredde, da sussurri insistenti di una crisi, di distanze che parevano incolmabili tra il carismatico Halil Ibrahim Ceyhan e l'incantevole Zlaturkolu. Si è parlato di sguardi smarriti, di assenze che nessuno riusciva a spiegare, di silenzi che pesavano come pietre. Ma nessuno, neppure nei propri incubi più ostinati, voleva credere che una delle coppie più amate dell'ultimo decennio fosse arrivata davvero al capolinea. Eppure la realtà, con la sua precisione crudele, ha bussato alla porta. Quello che temevamo è diventato inevitabile, dopo le dichiarazioni esplosive e gelide rilasciate dal manager di Halil Ibrahim Ceyhan. Prima di scendere con voi in questa valle di lacrime e analizzare ogni sfumatura di un addio che fa male come una scheggia, vi chiedo i gesti che ci tengono uniti anche nella tempesta. Iscrivetevi al canale per non perdere nessun aggiornamento, attivate la campanella per essere i primi a sapere, e se il nostro modo di raccontare l'anima delle star vi arriva dritto al cuore, lasciate un like. E per chi desidera sostenere Celebrita dalla Turchia in modo ancora più diretto ed esclusivo, il pulsante abbonati è la chiave che apre il cuore della nostra redazione. Mettetevi comodi, o forse no, perché la storia di oggi brucia. Tutto è iniziato ieri, sul finire del pomeriggio, quando il sole calava su Istanbul e dipingeva il Bosforo di tinte malinconiche, quasi a presagire l'annuncio imminente. In uno degli hotel più riservati e prestigiosi della città è stata convocata una conferenza stampa d'emergenza. I giornalisti, con il loro istinto predatorio inconfondibile, sono accorsi a frotte, percependo nell'aria elettrica che stava per accadere qualcosa di monumentale. L'atmosfera nella sala non aveva nulla delle solite celebrazioni, era densa, tesa, quasi palpabile, come l'aria immobile prima di un uragano. Quando il manager di Halil Ibrahim Ceyhan ha preso la parola, salendo al podio con un'espressione grave, ogni mormorio si è spento all'istante. Niente giri di parole, niente frasi zuccherate per addolcire la pillola amara. La sua voce ha inciso il silenzio come una sentenza. Vogliamo chiarire una volta per tutte lo stato della relazione di Halil, ha esordito, fissando le telecamere come se sfidasse il mondo intero. Le speculazioni stanno danneggiando la reputazione di entrambi, ed è necessario, per rispetto della verità, essere trasparenti. La relazione tra Halil Ibrahim Ceyhan e Zlaturkolu è completamente finita. Non si tratta di una pausa di riflessione, non è un momento passeggero di crisi. È una fine definitiva. Quelle parole hanno rimbombato nella sala e, pochi minuti dopo, sono corse ai quattro angoli del globo attraverso la rete, cancellando le speranze di milioni di persone. I fan, che avevano innalzato altari digitali a questa coppia da sogno, hanno faticato ad accettare l'improbabile. Com'è possibile che un amore che sembrava forgiato nel fuoco della passione e della complicità si sgretoli in una notte come un castello di sabbia? Secondo fonti vicinissime alla coppia, fonti che hanno preferito rimanere nell'ombra per rispetto del dolore di Halil e Zla, la separazione non sarebbe frutto di un impulso o di un capriccio. Piuttosto, l'esito di mesi logoranti, un'erosione lenta ma inesorabile dovuta ad agende infernali, spostamenti continui, pressioni mediatiche che non lasciano respiro. Si sussurra che la fiamma che li univa sia stata soffocata dalla mancanza di ossigeno, schiacciata dal peso delle aspettative altrui, dal rumore che circonda ogni loro apparizione, dall'impossibilità di proteggere i momenti più preziosi. Ma c'è chi mormora di un grilletto preciso, di un istante in cui l'orologio dell'amore si è inceppato. Un punto di non ritorno. Le voci parlano di una cena privata, consumata pochi giorni fa in un angolo appartato di un ristorante esclusivo. Testimoni immaginari di quella notte descrivono toni alzati, parole affilate, il fruscio del decoroso silenzio del locale infranto da verità difficili da sostenere. Si dice che Halil,
visibilmente scosso, con gli occhi lucidi di chi si appresta a un sacrificio enorme, abbia sussurrato a Sla: non posso continuare a fingere che vada tutto bene mentre ci facciamo male. Ti amo, ma questo amore ci sta consumando, ci riduce in cenere. Non è il classico non ti amo più, ma un grido capovolto: ti amo troppo per distruggerti. Sla, secondo quanto trapelato, avrebbe risposto con le lacrime a rigarle il viso, accettando quella verità tanto dolorosa quanto innegabile: forse hai ragione, Alil. Abbiamo lottato contro tutto e tutti, ma a volte l'amore non basta per tenerci a galla in questo mare in tempesta. Fermiamoci un istante, amici di Celebrita dalla Turchia. Quanti di voi hanno vissuto un istante simile? Quanti hanno lasciato andare qualcuno non per mancanza di sentimento, ma per eccesso di dolore? Pensate davvero che l'amore possa consumare due persone fino a costringerle a separarsi per sopravvivere? Raccontatecelo nei commenti, perché ora più che mai abbiamo bisogno di sentirci vicini. E se apprezzate la delicatezza con cui tocchiamo temi tanto sensibili, ricordate che il pulsante abbonati è il modo migliore per sostenere il nostro lavoro e la nostra voce. Nella sua dichiarazione tagliente come il ghiaccio, il manager ha voluto alzare un muro a protezione dell'integrità morale di Alil, smentendo con decisione le malelingue su eventuali terze persone. Voglio essere chiaro, ha insistito, non c'è nessun altro coinvolto. La decisione è stata reciproca e nasce dal profondo rispetto che provano ancora l'uno per l'altra. Semplicemente, i loro cammini, un tempo paralleli, si sono separati. Alla luce di questa rivelazione, la tristezza che avevamo colto negli occhi di Alil durante le sue ultime apparizioni pubbliche assume un significato nuovo e lacerante. Quello sguardo perso al gala della scorsa settimana non era stanchezza di scena. Era il peso insostenibile di un cuore che andava in frantumi in diretta. L'attore, noto per l'energia vulcanica e il sorriso contagioso, è apparso più raccolto, quasi prosciugato, rifugiandosi solo nel lavoro fino all'ossessione e nella cerchia strettissima dei suoi amici storici. Si dice che abbia trascorso gli ultimi giorni chiuso in casa, scansando le notizie, provando a fare i conti con l'idea che la donna che aveva occupato ogni suo pensiero per così tanto tempo non sarebbe più lì, accanto a lui, al risveglio. Dall'altra parte, anche Sla non è meno provata. Chi le è vicino la descrive come una donna devastata, un'anima ferita che vaga tra le macerie di ciò che credeva fosse il proprio futuro. Lei, che era sempre stata la roccia di Alil, il suo appiglio, ora deve imparare a camminare da sola, senza quella mano che fino a ieri stringeva. Mi sento vuota, avrebbe confidato a un'amica in una conversazione privata trapelata come veleno. Abbiamo costruito un mondo intero, mattone dopo mattone, e vederlo crollare è la cosa più terribile che abbia mai provato. Non so da dove ricominciare senza di lui. Parole che riflettono un dolore che, pur necessario da un punto di vista razionale, lascia una ferita che sanguinerà a lungo. La loro chimica era indiscutibile. Ogni volta che apparivano insieme, il tempo sembrava fermarsi. Erano l'archetipo dell'amore moderno, la coppia capace di farci credere ancora nella magia. Ma la realtà, lo sappiamo, sa essere più complessa e spietata delle favole che costruiamo per consolarci. Adesso la domanda che tutti, con un misto di curiosità e preoccupazione, si pongono riguarda il destino dei progetti condivisi. Potranno mai lavorare di nuovo insieme? E come, dopo una rottura così esposta e dolorosa? Il manager è stato evasivo, la sfera professionale è un altro discorso. Lo ha detto, sì, ma tutti sappiamo che la tensione di stare fianco a fianco con un ex, quando la storia era così profonda, è un filo sottile che solo pochi riescono a camminare senza precipitare. I fan temono un impatto sulla serie che avrebbero dovuto girare il prossimo anno. Il progetto sarà cancellato? Cercheranno un'altra attrice al posto di Sla, riscrivendo in un colpo la loro memoria professionale? L'incertezza è totale, e fa male. Nel frattempo, i loro profili social sono diventati un murale di lamenti, poesie improvvisate, ricordi, preghiere, promesse di sostegno da ogni angolo del pianeta. Ma un dettaglio non è sfuggito agli osservatori più attenti: Alil non ha ancora cancellato le foto con lei. Un particolare che i più romantici, o i più disperati,
interpretano come il segno che sotto la cenere arde ancora un tizzone, nonostante le parole definitive del manager. Forse, semplicemente, non ha ancora trovato il coraggio sovrumano per premere quel tasto, per eliminare l'evidenza digitale di un tempo felice. È curioso come l'amore delle celebrità ci sembri così personale. Quando soffrono loro, una parte del pubblico soffre insieme, per osmosi, come se quel dolore ci appartenesse un po'. Meglio chiuderla ora che odiarsi più avanti, avrebbe detto Halil in quella conversazione conclusiva, mostrando una maturità che, per quanto dolorosa, non possiamo che ammirare. Non vogliono trasformarsi in nemici che si lanciano strali dai giornali, vogliono proteggere il ricordo di quanto è stato bello. Ma sarà possibile restare amici dopo tanta intensità? Il tempo, quel grande guaritore e distruttore, darà il suo verdetto. Per ora abbiamo solo una conferma ufficiale, nuda e cruda. Halil Ibrahim Ceyhan e Zlaturkoglu non sono più una coppia. Il manager ha parlato, e le sue parole sono cadute come un macigno su tutti noi. La storia d'amore che ci aveva fatto sognare, sospirare, credere nei miracoli, è arrivata al capitolo finale, e non è il lieto fine che speravamo. Il mondo dello spettacolo continua a girare, certo, ma oggi brilla un po' meno, come se in cielo si fosse spenta una stella. Questa notizia dominerà i titoli e, senza dubbio, sarà la fiamma calda delle prossime settimane. Noi di Celebrita dalla Turchia continueremo a seguire ogni svolta, ogni possibile riavvicinamento, ogni futura dichiarazione. Ma per oggi faremo un passo indietro e ascolteremo il silenzio che segue la tempesta, quello in cui le parole tacciono e i cuori, stanchi, provano a cucirsi. Cosa pensate di questo epilogo improvviso? Credete che esista una strada per il ritorno, o le parole del manager sono davvero una lapide definitiva? E come immaginate che gestiranno i loro impegni professionali, i set, gli eventi, quella danza intricata tra pubblico e privato? Diteci la vostra nei commenti, la vostra voce conta, sempre. Grazie per essere rimasti con noi in un momento così difficile. Non dimenticate di iscrivervi, di lasciare un like anche se la notizia è amara, e di entrare nella nostra famiglia cliccando sul pulsante abbonati per sostenerci davvero. Fino al prossimo racconto, sperando in notizie più luminose, ricordate, anche le stelle più splendenti a volte devono imparare a brillare da sole. Questo è Celebrita dalla Turchia. Un abbraccio a tutti voi. E mentre chiudiamo questa pagina così densa di emozione, un'ultima immagine resta sospesa nell'aria, come la nota finale di una canzone che non vuoi lasciar finire. C'è una stanza in penombra, forse il salotto di Halil, con le tende semiaperte e l'oro sbiadito del tramonto che entra di taglio. C'è un telefono appoggiato sul tavolo, lo schermo che si accende e si spegne, le notifiche che si accumulano come fiocchi di neve. Ci sono le foto con Zla, quelle che ancora sopravvivono alla tentazione di cancellare tutto, e c'è quel singolo respiro trattenuto, il secondo che separa un prima e un dopo. Dall'altra parte, un appartamento silenzioso dove Zla si alza in punta di piedi per prendere una tazza d'acqua, un gesto minuscolo, un dettaglio umano, che racconta la fatica di abitare i ricordi. È qui che vivono gli addii più veri, non nelle frasi ufficiali, ma nei piccoli movimenti quotidiani. Se il loro amore è stato un universo, adesso ne osserviamo le costellazioni, sapendo che ognuna porta con sé luce antica che ancora ci raggiunge, anche mentre la stella da cui proviene entra nel suo lungo sonno. Forse, tra qualche mese, li rivedremo sullo stesso tappeto rosso, e diremo a noi stessi che va tutto bene, che gli adulti sanno riparare e ripararsi. Forse no. Forse la vita li porterà su strade distanti, e il loro unico punto d'incontro rimarrà in quell'angolo della memoria dove teniamo le cose belle che abbiamo dovuto lasciare. Ma qualunque sia il futuro, stasera abbiamo pianto con loro, abbiamo respirato al ritmo del loro dolore, e questo, nel bene e nel male, ci ha fatti sentire parte di una storia più grande. È il potere del racconto, è la malia dell'immagine, è la fragile grandezza di due esseri umani che, pur nel clamore del mondo, hanno scelto il rispetto. E questa, lasciatecelo dire, è una forma d'amore che merita di essere raccontata fino in fondo. Noi restiamo qui, con il cuore aperto e le orecchie in ascolto, pronti a portarvi ogni sussurro, ogni eco, ogni nuova pagina.
Perché a volte, proprio quando sembra che tutto sia finito, la vita trova il modo di sorprenderci ancora. E se la sorpresa dovesse arrivare, voi la sentirete qui, a casa, su Celebrita dalla Turchia.